Ciao amici, ben trovati, benvenuti in un nuovo video, benvenuta soprattutto a me. Sono mancata un mesetto all'incirca, anzi ne approfitto per farvi buon anno, buon 2022, non ho avuto l'occasione di farvi gli auguri così di presenza, quindi colgo l'occasione proprio adesso, primo video dell'anno e iniziamo proprio col botto. Intanto come state? Spero tutto bene, io tutto bene. Mi sono presa del tempo per me, per stare anche insieme alla mia famiglia, ogni tanto ci vuole, non siamo mica dei robot, no? Però adesso ritorniamo belli carichi e iniziamo col primo progetto di questo 2022. Dunque la mia proposta è una proposta granny un po' diversa dal solito. L'anno scorso l'abbiamo vista addirittura in tutte le salse, ha spopolato un botto e anche quest'anno è molto di tendenza il granny, quindi ho pensato perché non fare la mia versione un po' diversa, un po' particolare, ma nello stesso tempo abbastanza semplice e alla portata davvero di tutti, e lo vedrete nel corso del tutorial. Potete approfittare di questo progetto per utilizzare tutti gli avanzi di filato che avete a disposizione, proprio come ho fatto io. Avevo tanti avanzi di vari cordini di varianti diverse. Con queste confezioni da 500 grammi ci ho fatto davvero tanti progetti che già abbiamo visto in precedenza, quindi per ogni confezione mi è rimasto del cordino e ho detto sì, tiriamo fuori i cordini e facciamoci questa borsa. Io nello specifico ho utilizzato lo Swan Black in diverse varianti che vi mostrerò passo passo durante il tutorial. Per questo progetto ho utilizzato nello specifico lo Swan Black in diverse varianti. Il quantitativo esatto del cordino che ho utilizzato ve lo lascio qui sullo schermo e vi lascerò anche il peso della mattonella, quindi una vale per le altre 9 perché comunque hanno tutte lo stesso peso, sempre qui sullo schermo. In questo modo potete regolarvi bene anche voi sul quantitativo che più o meno occorre per realizzare una mattonella del genere. Però è chiaro che se non vi ritrovate questi avanzi potete utilizzare anche del cotone, potete realizzare un progetto per la prossima primavera-estate, oppure perché no trasformare questo progetto in un progetto invernale utilizzando della lana se avete a disposizione degli avanzi di lana. Insomma, qui potete davvero sbizzarrirvi come più vi piace e in base soprattutto ai materiali che avete a disposizione. Il progetto si presenta completamente all'uncinetto, oltre al cordino ho utilizzato l'uncinetto numero 4. Ad ogni modo, se vi trovate meglio potete lavorare lo Swan Black anche col 3,5, poi ci servirà anche un ago per andare a nascondere tutti quei fili fastidiosissimi, e anche qui vi consiglio di farlo fin da subito. Mi raccomando, non fate come me che mi sono ritrovata con 10 miliardi di fili da andare a nascondere dopo aver lavorato tutte e 10 le mattonelle. Quindi se posso darvi un consiglio: quando fate la prima mattonella subito andate a nascondere i fili, questo risulterà molto più leggero e non andrete a perdere la pazienza dopo. Poi chiaramente fate sempre come vi viene più comodo. E praticamente, amiche ed amici, questo era tutto, io non aggiungerei altro, vi lascerei direttamente al tutorial di oggi. Fatemi sapere come sempre se questo video vi è piaciuto, se il progetto soprattutto vi è piaciuto, e se provate a replicarlo mi raccomando inviatemi i vostri progetti, così io sarò lieta innanzitutto di vederli, perché mi fa sempre piacere vedere i vostri progetti e perché potrei ricondividerli sulle storie di Instagram. Anzi, se ancora non mi seguite, seguitemi anche su Instagram e su Facebook per non perdervi i vari retroscena, i vari post, i vari contenuti in generale. Seguitemi anche qui sul canale, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina, in questo modo non vi perderete le prossime novità, supportatemi con un bel pollice all'insù, mi raccomando. E questo era tutto, io adesso vi riporto al tutorial di oggi, quindi sigla! Quindi cosa dobbiamo fare? Semplicissimo, dobbiamo andare a realizzare 10 mattonelle triangolari. Realizzare queste mattonelle è super facile, veloce e lo vedrete. Tra l'altro il punto utilizzato è il punto alto, ma il punto alto in rilievo. Per ogni mattonella ho scelto 4 colori. Quello beige, che sarà il colore primario, il colore di base della mia borsa. A questo giro parto subito con la variante arancione, per cui cosa dobbiamo fare?
Andiamo a fare un anello magico semplicissimo, così, quindi incrociamo il filo in questo modo, entriamo con l'uncinetto all'interno e preleviamo il filo. Fatto questo andremo a fare una catenella con il filo di lavorazione. Fatto questo partiamo subito col primo punto alto. Sapete ormai che io lo vado a sostituire sempre con le 2 maglie basse. Per cui entro all'interno dell'anello, prendo il filo, chiudo le 2 asole insieme e questo è il primo punto basso. Dopodiché entro nella sua asola alla mia sinistra, riprendo il filo, lo faccio passare attraverso l'asola, 2 asole e chiudo a maglia bassa. In questo modo avrò il primo punto alto. A questo aggiungiamo altri 2 punti alti per un totale di 3. Prendo il filo, entro all'interno dell'anello magico, riprendo il filo, chiudo le prime 2 asole, solo le prime 2 e poi le altre 2. E di nuovo riprendiamo il filo, ci inseriamo all'interno dell'anello magico, dopodiché riprendiamo il filo, chiudiamo le prime 2 asole sull'uncinetto e l'ultima che rimane insieme a quella appena chiusa le andiamo a chiudere insieme prendendo nuovamente il filo. In questo modo cosa otterremo? Un gruppo di 3 punti alti. Dobbiamo ripetere questa operazione per altre 2 volte per un totale di 3 gruppi di punti alti che chiaramente verranno separati da 2 catenelle, per cui fatto questo aggiungo 1 e 2 catenelle. Ripetiamo di nuovo 3 punti alti, 1, 2 e 3. Perfetto, secondo gruppo terminato. Separiamo l'ultimo gruppo dalle 2 catenelle, quindi 1, 2 e ripetiamo 3 punti alti sempre all'interno del nostro anello magico. Prima di andare a chiudere il giro, chiaramente andremo a lavorare le ultime 2 catenelle che andranno a separare l'ultimo gruppo di 3 punti alti con il primissimo gruppo sempre di 3 punti alti, è chiaro. Quindi 1, 2. Fatto questo andiamo a tirare la coda e chiudiamo l'anello magico. E abbiamo completato così il primissimo giro. Ci inseriamo nel primo punto alto realizzato o, se avete fatto le 3 catenelle, nella terza catenella realizzata. Qui, se decidete di andare a realizzare la borsa monocolore, continuerete sempre con lo stesso colore. Siccome è una granny, vado a cambiare il colore e continuerò con l'azzurro. Il filo arancione lo lascerò qui perché mi servirà per andare a lavorare il terzo giro. Come effettuare il cambio colore? Qua è semplicissimo. Entrate sempre nel primissimo punto, qui andate a fare un cappio nel secondo colore. Quindi fate un cappio semplicissimo, vi potete aiutare anche con l'uncinetto. Quindi tiro fuori così, per cui lo portate all'interno del primo punto. Lo fate passare insomma attraverso l'asola del primo punto e poi attraverso l'asola che avevamo sull'uncinetto. Ok, stringiamo, non preoccupatevi se si allarga, non è un problema. Facciamo sempre una catenella, iniziamo il secondo giro e a questo punto andremo a lavorare su ciascun punto alto che abbiamo sottostante un punto alto in rilievo. Niente panico perché è semplicissimo. Prendiamo il filo, è sempre importante, e entriamo, qui c'è il primo punto alto, in questo spazio praticamente, nello spazio di 2 catenelle, quindi entriamo proprio qui, dal dietro, incliniamo leggermente l'uncinetto e andiamo verso il davanti. Ecco qui, abbiamo preso il punto alto che abbiamo al di sotto. Avete visto? Non è complicato. Fatto questo prendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso, quindi attorno al primo punto alto che abbiamo al di sotto. Avremo sempre 3 asole, chiudiamo sempre le prime 2 e le altre 2 ed il gioco è fatto. E ripeteremo questo per gli altri 2 punti. Per cui, secondo punto alto, riprendiamo il filo, entriamo in questo spazio tra un punto alto e l'altro, dal dietro verso il davanti. Ecco qua, riprendiamo il filo, lo facciamo passare attorno, chiudiamo le prime 2 e le altre 2. Quindi di nuovo prendo il filo,
dal dietro verso il davanti, facciamo passare attorno il filo e chiudiamo le prime 2 asole e le altre 2. Perfetto, e questo qui è il punto alto in rilievo davanti. Ecco qui. Quando andremo a finire la mattonella, il risultato sarà questo. Avremo questo punto tutto in rilievo, tutta questa trama in rilievo. Adesso incontriamo lo spazio di 2 catenelle. Qui semplicissimo, cosa andremo a fare? Semplicemente degli aumenti, semplicemente dei punti alti. Degli aumenti perché? Perché il nostro triangolo dovrà sempre diventare più grande, per cui in ciascun spazio di 2 catenelle andremo a lavorare degli aumenti che sono costituiti da 2 punti alti. Quindi entriamo nello spazio e facciamo il primo punto alto, un secondo punto alto. Questo primo gruppo di 2 punti alti verrà separato da 2 catenelle per poi andare a lavorare un altro gruppo di 2 punti alti. E voilà, abbiamo realizzato così un primissimo angolo. Incontriamo nuovamente 3 punti alti, quindi cosa andiamo a fare? Quello che abbiamo fatto all'inizio, 3 punti alti in rilievo. Quindi entriamo da dietro verso il davanti, e 1, e di nuovo, e 2, e di nuovo, e 3. Di nuovo 2 catenelle di separazione, secondo aumento costituito da 2 punti alti, due catenelle di separazione, altri 2 punti alti nello stesso spazio. Perfetto, ora ci manca soltanto l'ultimo gruppo di 3 punti alti e l'ultimo spazio. 2 catenelle di separazione, altri 2 punti alti nello stesso spazio, 1 e 2. Perfetto, e voilà, ecco qui il nostro triangolino. Continuerò con l'arancione perché ho seguito questa sequenza di punti. Anche qui, se continuate con lo stesso colore, andate a chiudere, fate la catenella e poi il punto alto in rilievo. Io andrò a cambiare colore, quindi inserisco l'uncinetto, prendo il filo che ho già qui, per questo non l'ho staccato prima, lo faccio passare attraverso il primo punto alto e poi attraverso la catenella che ho sull'uncinetto. Perfetto, questo poi lo andiamo a tagliare dopo. Facciamo una catenella con l'arancione e andiamo a ripetere il tutto. Durante questo terzo giro non andremo a lavorare più 3 punti alti in rilievo, ma ne andremo a lavorare esattamente 5 prima delle 2 catenelle. Quindi faremo un punto alto in rilievo per ciascun punto alto in rilievo sottostante e nei 2 punti alti normali andremo a lavorare in rilievo. Prendo il filo ed entro, lavoro attorno al primo punto alto in rilievo, prendo il filo, chiudo le prime 2 e poi le altre 2 e di nuovo. Secondo punto alto in rilievo, terzo punto alto in rilievo. Ok, ora ho i punti, gli aumenti praticamente del giro precedente, andiamo a lavorare qui un punto in rilievo per ciascun punto, quindi 1 e 2. Nello spazio delle 2 catenelle vige sempre la stessa regola, andiamo a realizzare l'aumento per ingrandire sempre di più il nostro triangolino. L'aumento rimane invariato anche per questo giro, per cui andremo a lavorare 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti sempre nello stesso spazio. Ok. Perfetto, ora lungo questo lato ci ritroveremo a lavorare molti più punti, i primi 2 normali, gli altri 3 appunto in rilievo e gli altri 2 normali che appartengono al secondo angolo. Procediamo.
Perfetto, così, angolo, secondo aumento, dunque 2 punti alti normali, 2 catenelle di separazione, 2 punti alti. A questo punto direi di continuare anche da sole, perché allungherei soltanto il video, abbiamo capito il meccanismo, bisogna continuare così. Ultimo punto alto in rilievo. Perfetto, andiamo a chiudere il giro, effettuo ancora una volta il cambio colore, per cui intanto vado nel primo punto ed entro. Questo lo lascio qui, anzi se volete potete pure tagliarlo, tanto tranquille che non scappa, potete tagliarne un po' di più per sicurezza. Durante il quinto giro vado di rosa, facciamo una mattonella bella colorata che mette anche allegria. Come avete visto ho anche fatto il cappio, basta farlo scorrere attraverso l'asola del primo punto e attraverso l'altra e voilà. Qui stringiamo sempre un po', poi chiaramente andremo a nascondere il tutto tra le maglie. Lo so, è una scocciatura, anche a me scoccia, per cui andiamo a fare una catenella. Ha deciso di non farsi, non si vuol fare la catenella, quindi catenella. Continuiamo sempre con lo stesso procedimento, ragazzi, sia per questo giro che per il successivo ripeteremo sempre le stesse azioni. Punto alto in rilievo sui punti alti in rilievo al di sotto e nei due punti alti normali il punto alto in rilievo sempre e l'aumento importantissimo. Prendiamo il filo in rosa, entriamo nel primo punto e facciamo un punto alto in rilievo. Quindi ho fatto 5 punti alti in rilievo consecutivi, guardate qui, bellissimo. Tra l'altro rosa, proprio questo rosa chiarissimo e arancione, sta una favola, bellissimo. Quindi 2 punti normali, andiamo a lavorarci quelli in rilievo. 1 e 2, ecco qua. Bellissimo. 2 catenelle, quindi 2 punti alti. Due catenelle, 2 punti alti. Perciò ragazzi, che dite? Continuiamo da soli perché comunque è ripetitivo. Come vi dicevo prima, allungherei soltanto il video a rischio di diventare noiosissimo. Per cui continuiamo così. Ci vediamo per l'ultimissimo giro che vi ricordo farò in beige, che è il colore che accomuna tutte le altre mattonelle in quanto colore di base della mia borsa. Voi chiaramente potete scegliere il nero, il blu o altri colori, un colore di base. Faccio passare l'asola attraverso 1 e 2, catenella, e come vedete il filo non vi scappa perché appunto c'è il nodino dietro. Intanto andiamoci a fare i punti alto in rilievo. 1, primissimo angolo. Dunque in questo spazio di 2 catenelle come ultimissimo giro andremo a lavorare un punto alto, quindi niente aumenti, una catenella e un punto alto per un totale di un punto alto, una catenella, un punto alto. Andiamo a definire insomma tutta la nostra mattonella, anche perché poi le andremo a cucire. Fatto questo, vado sempre a lavorare tutti i punti alto in rilievo sui punti che ho al di sotto e quando arrivo al secondo angolo ripeto un punto alto, una catenella, un punto alto e poi procedo. E ho concluso così la mia decima mattonella. Per voi chiaramente sarà la prima, per me è la decima. Mi sono portata avanti con il lavoro, così ho tutto pronto e possiamo andare avanti. Dunque, fatto l'ultimo punto, andiamo a tagliare il filo, sfiliamo, ci aiutiamo con un ago e andiamo a fare una semplice asola di chiusura. Quindi entro direttamente nel primo punto senza saltare punti, senza saltare nulla, magari perché no, potrebbe farci comodo un punto in più. Poi vado al centro dell'ultimo punto, così, e chiudo il mio giro. Chiaramente qui
dobbiamo andare a nascondere tutti i fili e una volta pronte tutte le mattonelle cosa andremo a fare? Semplicissimo, andremo a suddividere in 5 mattonelle per la parte frontale e 5 mattonelle per la parte retro, che può essere anche la parte frontale, perché no, i due lati sono comunque uguali. Un gruppo di 5 mattonelle, una volta cucite tra loro, andranno a formare praticamente un pannello tondo. Poi volevo porre la vostra attenzione su una cosa, su un particolare. Mi raccomando, tenete d'occhio questa riga, o questa, insomma, la riga di uno dei tre lati, perché ci servirà per il passaggio successivo a quello della cucitura. Quindi occhio a questa riga, non solo a questa ma anche a tutte le altre righe che ci troviamo qui in rilievo. Ci ritorneranno utili per facilitarci la vita. Bene, prima di andare a cucire tutte e 5 le mattonelle vi do le misure di ciascuna, o quantomeno di una. Siamo a 12 cm per 13 cm, quindi non è male. Ogni mattonella tra l'altro pesa 30 grammi, per cui abbiamo realizzato 10 mattonelle per 30 grammi ciascuna. Occorrono 300 grammi in totale solo per fare 10 mattonelle, chiaramente con colori differenti. Quindi prendo il mio colore di base, che è il beige, e questa volta l'uncinetto 3, solo per facilitare l'esecuzione della cucitura. In questo modo riesco ad entrare nelle asole in maniera più semplice e faccio un cappio. Anzi, vi suggerisco una cosa: solo in questo caso lasciamo il filo un po' più lungo, poi vediamo perché. Iniziamo da 2 mattonelle. Dunque io andrò a cucire per questo verso. Qui ho tutti i fili di lavorazione, li lascerò praticamente alla mia sinistra. Anche da questa parte farò così. La fine di ogni giro coinciderà con la circonferenza del pannello. Quindi cucio in questo modo. Entro nella metà catenella esterna dell'angolo, quindi qui avevamo un punto alto, una catenella, un punto alto. Entro nella metà catenella dall'esterno. Stessa cosa farò dall'altra parte. Qui abbiamo un punto alto, una catenella, un punto alto. Entro in questo modo nella catenella, nella metà catenella. Quindi ho 2 asole sull'uncinetto. Questo passaggio già l'abbiamo visto altre volte, però ve lo faccio rivedere. Poi tiro il cappio, lo faccio passare attraverso la prima e la seconda asola. Fatto questo, non mi rimane che andare a cucire semplicemente a maglia bassissima, sempre dall'esterno, metà asola, prendo il filo e lo faccio passare attraverso. Il numero di maglie di una mattonella coincide col numero dell'altra mattonella, quindi potrete andare spedite. E procedo così lungo tutti i punti alti che mi ritrovo e vado a concludere la cucitura andando a bloccare anche le 2 catenelle finali, proprio come abbiamo fatto all'inizio. Semplice semplice. Poi non preoccupatevi per i fili di lavorazione che lasceremo, perché tanto andranno nascosti senza fare alcuna fatica, senza perdere la pazienza. Ok, sono arrivata all'ultima catenella sia da una parte che dall'altra parte, per cui entro nella metà e nella metà dell'altra parte. State tranquille, se si imbarca al lavoro non succede nulla, è normale. Quindi ultima maglia bassissima, facciamo una catenella per bloccare tutta la cucitura e poi andiamo a tagliare il filo. Fatto questo, prendiamo un'altra mattonella, facciamo coincidere tutti i fili di lavorazione sempre su quella che sarà poi la circonferenza, quindi in questo modo, e partiamo sempre da questo punto, quindi da destra verso sinistra, se come me lavorate da destra. Comunque, una volta cucito questo, andremo a prendere la penultima mattonella, quindi cuciture verso l'alto, giriamo leggermente il nostro lavoro in questo modo e cuciamo. Poi ultima mattonella, cuciture, quindi sempre verso l'alto, la andiamo ad inserire qui e questa volta per l'ultima mattonella non solo andremo a cucire su questo lato, ma anche sull'altro lato, e partiremo sempre dalla metà catenella di ciascuna mattonella fino alla fine.
Quindi dobbiamo ripetere questo passaggio che abbiamo visto adesso insieme per altre 4 volte. Rieccomi qui, in meno di 5 minuti sono andata a cucire tutte le mattonelle, quindi sto cucendo l'ultima da entrambi i lati. 1, 2, mi rimane la catenella da andare a bloccare. Ecco qua, 1 e 2. Catenella di sicurezza e stacco il filo. Questo poi sarà il risultato. Quindi lo sistemiamo per bene. Qui abbiamo tutti i fili di lavorazione che chiaramente andremo a nascondere. Qui abbiamo praticamente un foro. Ve lo ricordate che vi avevo detto di lasciare il primissimo filo un po' più lungo? Benissimo, andiamo a chiudere questo foro centrale con ago e cordino. Quindi cosa faccio? Entriamo nell'asola, nella metaasola della catenella, così, quindi passiamo attraverso l'asola successiva, sempre dall'esterno, 1, 2, altra catenella, 3, altra catenella, 4, altra catenella, sono 5, e rientriamo nuovamente nella primissima, così la blocchiamo ulteriormente. Perfetto. Ok, fatto questo non ci rimane che tirare il filo e si chiuderà magicamente tutto. Ecco qui, il foro è sparito, per cui reinseriamo l'ago al centro, se vogliamo, lo tiriamo fuori e possiamo andare a fare un bel nodino tranquillamente. Come ho fatto per l'altro pannello, andrò a tagliare tutti questi fili in eccesso in questo modo, perché comunque sono già bloccati col nodino di partenza, e una volta fatto questo prenderò l'accendino e andrò a bruciacchiare le estremità in modo che davvero si saldi perfettamente. Non andrò a far passare filo per filo attraverso tutte le maglie perché sarebbe un'impresa. Siamo a 26 cm di diametro. È chiaro, se preferite un pannello più grande avete due soluzioni. La prima ve la dico adesso, la seconda ve la dico dopo. Iniziamo dalla prima. Potete realizzare ciascuna mattonella più grande. Come? Semplicemente andando avanti con i giri, cambiando anche il colore, perché no, ripetendo sempre il penultimo giro fatto. Poi quando avete raggiunto su per giù la dimensione desiderata della vostra mattonella, andate a fare l'ultimissimo giro con l'aumento di un punto alto, una catenella, un punto alto, quindi l'ultimo giro così, perché va a definire comunque la mattonella finale. Riprendiamo il nostro filo di base e andiamo a rifinire questo pannello, non possiamo lasciarlo di certo così. Quindi uncinetto numero 4, uncinetto di lavorazione, mi inserisco in un punto qualsiasi, quindi nel primo punto alto in rilievo qualsiasi, e tiro fuori il cappietto. Come primissimo punto vado a fare una catenella. Se lo desiderate fate pure il punto basso, io non lo farò perché poi c'è la maglia di chiusura antiestetica che a me dà fastidio, quindi siccome andremo a fare soltanto 2 giri di rifinitura, inizio con la catenella e poi quando andrò a chiudere il giro vi mostrerò come fare per non far vedere appunto questa maglia così di chiusura. Mi lavoro la coda dietro, passo al punto successivo e faccio un punto basso. E farò così per tutti i punti che ho al di sotto. Per adesso abbiamo punti alti in rilievo. Ora vi mostro come procedere non appena arriviamo tra una mattonella e l'altra. Anche lì semplicissimo, non faremo chissà che cosa di complicato. Dobbiamo andare a lavorare semplicemente punto per punto e nello stesso tempo andare a bloccare la coda che ho fra le mani. Ok, siamo arrivati a questo punto. Cosa facciamo? Qui abbiamo la catenella che ha congiunto questa mattonella con l'altra. Entriamo tranquillamente qui e andiamo a chiudere. Poi qui cosa faccio? Entro al centro dell'ultima maglia bassissima, prendo il filo e chiudo. Qui ho nuovamente la catenella della seconda mattonella, entro e chiudo. Quindi primo punto alto in rilievo e procedo in questo modo per tutto il giro, per tutto il diametro, semplice semplice.
Procedo. Ogni qualvolta che arriviamo nei punti che si trovano tra una mattonella e l'altra, andiamo a fare rispettivamente un punto nella catenella, un punto al centro della maglia bassissima e un punto nella catenella dell'altra mattonella e procediamo. Ricordate, qui abbiamo fatto la catenella, chi mi segue da tanto tempo sa cosa sto per fare. Semplicissimo. Allora, inseriamo l'uncinetto nel primo punto basso, subito dopo la catenella. Prendiamo questa asola che ho allargato un bel po' e la faccio passare attraverso. L'avremo dietro il nostro lavoro. Tiriamo il filo di lavorazione in questo modo, magari non è così troppo larga. Ok, fatto questo noterete che si va a formare un'asola qui, proprio sopra la catenella. Benissimo, qui ci sono due modi, vi mostro quello che farò io. Inserisco l'uncinetto nell'asola che ho tra il pollice e l'indice, così. Prendo il filo di lavorazione e lo faccio passare attraverso questa asola e attraverso l'altra asola e voilà! Abbiamo formato un'altra catenella. Questa qui diverrà una maglia bassa a fine giro con ago e filo e poi lo rivediamo di nuovo. Quindi faccio una catenella e riparto per il secondo giro a punto basso. Quindi continuo semplicemente lavorando un punto in ciascun punto. Abbiamo tutti i punti bassi, per cui possiamo andare anche qui spedite. E grazie a questo secondo giro di rifinitura non avremo alcun scalino tra una mattonella e l'altra. Ultimi due punti, 1 e 2, perfetto, abbiamo completato, per cui stacco il filo, sfilo e mi aiuto con un ago, mi inserisco dove? Nel primo punto basso che si trova dopo la catenella. In questo modo nemmeno andiamo a realizzare un punto in più. Ok. Bene, poi giriamo il nostro lavoro e andiamo a bloccare il tutto. E voilà, questo poi sarà il risultato finale del pannello numero 1 e del pannello numero 2 che poi vi faccio vedere. Sembra quasi una buona torta, comunque vi do adesso le misure aggiornate perché chiaramente abbiamo fatto 2 giri e siamo a 28 centimetri di diametro. Poco fa vi accennavo che ci sono 2 metodi per realizzare un pannello tondo un po' più grande. La soluzione numero 1 già ve l'ho data poco fa, oppure anziché andare a chiudere il giro come ho fatto adesso io, andare avanti con i giri di rifinitura, a patto che andate a distribuire per bene gli aumenti su tutto il pannello tondo, perché se continuassimo a lavorare un punto in ciascun punto il lavoro si imbarcherebbe, non avremmo concluso nulla. Per aumentare il diametro, distribuire gli aumenti. Io adesso non so di preciso quanti aumenti fare, perché chiaramente devo fare delle prove anch'io, giusto? Però diciamo così ad occhio potrei suggerirvi di andare a realizzare un aumento, quindi 2 punti nello stesso punto per ciascuna, magari al centro di ciascuna mattonella come terzo giro. Poi nel giro successivo, nell'eventuale quarto giro, anche lì dovrete fare attenzione a distribuire gli aumenti. Adesso andiamo a realizzare dei manici semplicissimi all'uncinetto. Però sappiate che se avessi avuto dei manici in bambù, quindi quei manici tipici della granny bag classica, avrei utilizzato anche quelli, perché no? Ma siccome non ce li ho e devo pur sempre arrangiarmi con ciò che ho deciso di realizzare dei manici all'uncinetto in maniera semplicissima come al solito, ma particolare, perché aggiungeremo qualche dettaglio che, come tutte sappiamo, fa sempre la differenza. Se vi ricordate, sempre prima io vi avevo accennato di fare attenzione alle maglie basse che avevamo in rilievo proprio qui, ok? Quindi cosa andremo a fare? Andremo a realizzare il manico semplicemente agganciandoci a delle specifiche maglie sulla parte centrale della mattonella. Quindi qui abbiamo l'angolo bloccato, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie, ci agganciamo alla settima maglia, prendo il filo, 2 asole e chiudo. Primo punto basso, punto successivo, secondo punto basso. Qui noi sfruttiamo tutto quello che abbiamo a disposizione del progetto, viene tutto in maniera naturale e automatica. Ora dobbiamo prendere questo punto che io qui ho già preso in questo caso perché ho fatto il nodo
di fine lavoro, ma ci entro lo stesso. Quindi entro, ok, ho preso il punto e sono 3 punti, e poi vado a prendere l'ultimo punto che è quello successivo a quello già preso, no? Quindi questo qui, che sarebbe l'asola di chiusura. Ok, e ho lavorato i miei primi 4 punti che faranno da base a tutti gli altri punti successivi, anzi a tutte le altre righe successive. Se provate a contare avrete rispettivamente a sinistra 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti, proprio come a destra, quindi proprio non potete confondervi. Fatto questo, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e procederemo sempre a punto basso con righe di andata e di ritorno. Quindi vado nel punto sottostante, un punto basso, un punto basso, un punto basso. Catenella, giro il mio lavoro e faccio un punto basso e un punto basso nei prossimi 3 punti che mi rimangono. Ok. Da questa riga in poi, come avrete sicuramente intuito, andremo avanti in questo modo. Per quante righe e per quanti centimetri? Allora, qui è soggettivo perché dipende se voi desiderate una borsa da portare a mano o da portare sulla spalla. Io ho deciso di realizzare una borsa da portare sulla spalla, quindi il mio manico sarà abbastanza lungo per le mie esigenze, per cui il mio manico misurerà 61 cm, che equivalgono a 90 righe totali. Ok, perfetto, ho lavorato le mie 90 righe che equivalgono a 61 cm, come vi dicevo poco fa. Ho fatto la catenella di sicurezza e adesso posso tagliare il filo un po' più lungo anche qui. Sfilo e inserisco l'ago e adesso andiamo a cucire questa estremità qui esattamente nella mattonella successiva a quella già lavorata, prendendo sempre gli stessi punti, i primi 4 punti centrali. Conto i miei punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi parto dal 7° punto, entro prendendo tutta la maglia, ecco qui, e poi entro nel primissimo punto. E per ogni punto passo 2 volte, quindi 1 e 2, e qui, come notate, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti, direi perfetto. Quindi entro nell'ultimo punto da dietro, sbuco fuori da dietro, così, vado a bloccare un attimino il filo e lo blocco direttamente sul manico, faccio un primo nodo. Ora, a cosa mi serve questo filo in eccesso, proprio come dall'altra parte? Infatti adesso ripeteremo quello che vedremo qui anche dall'altra parte col filo che abbiamo lasciato più lungo. Non possiamo di certo, o quantomeno io non lascerò il manico così volante, lo andrò a cucire esattamente qui, durante il secondo giro a maglia bassa, prendendo rispettivamente queste asole che abbiamo di ciascuna maglia delle 4. Passo attraverso questa maglia, ok, e inizio, sempre solita cucitura dall'esterno, 1, poi prendo entrambe le maglie della maglia bassa e passo, entro nell'asola, vedete perfettamente, e cucio, entro nelle 2 maglie della maglia bassa e cucio, stringo bene, mi raccomando, stringete bene, ultime 2 maglie, ecco qui. Abbiamo saldato così il tutto, vedete, non si vede più nulla, come se fosse un unico pezzo. Vado a bloccare questo filo importantissimo, così
siamo sicure che nessun filo scappa e poi possiamo ripetere lo stesso passaggio dall'altra parte. E voilà, una volta fatto il manico, questo sarà il risultato. Come vi dicevo prima, se fate meno righe potreste avere un manico del genere. Vi faccio notare un po' la differenza, quindi più corto, tipo borsa da portare a mano. Adesso io per gusto personale non lascerò il manico così, preferisco fare due passaggi semplicissimi ma che fanno sicuramente la differenza. Andrò a cucire un'estremità all'altra in questo modo, partendo su per giù da questo punto, quindi lasciando circa 5-6 righe libere. Se utilizzate lo Swan Black o del cordino rigido come a me, potete fare questa operazione anche senza mettere nulla all'interno. Io metterò all'interno questa corda qui che rinforzerà di gran lunga il mio manico, però se utilizzate, come vi dicevo io, lo stesso cordino, secondo me non è necessario, potete mettere all'interno del feltro magari, o se avete della corda così, anche questo. Io utilizzerò questo. Faccio coincidere il centro con il centro, piego a metà, entro nella primissima riga e nella primissima riga appunto che coincide, no? E inizio a cucire. Tra l'altro questa corda va bene anche per esempio per andare a rinforzare i manici quando utilizziamo i finali. Io di solito uso il tubicino, però se ci avessi pensato prima avrei utilizzato anche la corda. Comunque faccio una seconda passata solo all'inizio e alla fine e poi procedo in questo modo. Passo alla riga successiva e alla riga successiva e inizio a cucire. Poi tra l'altro questo genere di corda è facilmente reperibile in un negozio di ferramenta, sicuro. La corda quella bianca con i puntini blu e rossi, penso che immaginate a cosa mi sto riferendo. Quella corda potrebbe andare anche bene. Io continuo lungo tutto il manico, vado poi a bloccarmi anche l'altra estremità, vado a bloccare i fili, li vado a nascondere anche con l'ausilio dell'accendino e voilà, manico completato. E questo qui poi sarà il risultato sia da una parte che dall'altro, bello rinforzato, proprio possiamo mettere la qualsiasi all'interno della borsa perché il nostro manico è bello resistente. Sicuramente non vi sarà sfuggita una cosa, il dettaglio di cui vi parlavo proprio poco fa. Eccolo qui. Guardate che grazioso, vi faccio vedere in 2 secondi come fare. Questa volta prendo il lilla tutto colorato, anche qui vado a lasciare un po' di filo in eccesso. Il segreto di oggi è lasciare il cordino in eccesso. Vado a fare 8 catenelle nel mio caso che corrispondono alla circonferenza del mio manico, quindi 2 3 4 5 6 7 8. Perfetto. Vado a lavorare su ciascuna catenella, ma sulle maglie che ho dietro, un punto basso, per un totale di 7 punti bassi. 1, 2, 7. Catenella di sicurezza. Vado a tagliare il mio filo in eccesso. Ok, ecco qua abbiamo il nostro dettaglio già bello e pronto. Ago, una borsa non è granny se non si cuce in continuazione, se non si nascondono i fili in eccesso in continuazione, però credetemi ne vale la pena perché poi il risultato sarà wow. Quindi ci ritroviamo questi 2 lunghi fili di proposito che ci permetteranno di andare a cucire un'estremità all'altra. Benissimo. Vado a prenderne uno a caso, vado all'altra estremità, sempre dall'esterno, passo una volta, sistemo i fili, ok, e tiro per bene, mi raccomando, deve essere bello stretto, e ripasso nuovamente dal punto da cui sono partita. E qui c'ho un filo. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Stringiamo bene. A questo punto, indovinate un po', non ci rimane che fare 2 bei nodini e far passare questi fili in eccesso in modo da nasconderli all'interno di questo anello lilla. Quindi vado direttamente sul retro e sbuco fuori. Chiaramente taglieremo il tutto. E altro segreto di questo video è l'accendino. Bruciacchio e porto tutto dentro, in modo che non si muova davvero nulla, tutto ben saldato. Perfetto, questo qui poi sarà il risultato.
davvero molto grazioso. Chiaramente dobbiamo ripetere tutto quello che abbiamo visto fino ad ora sull'altro pannello, ne dobbiamo realizzare 2 pannelli e io magicamente ce l'ho già pronto, quindi 1, 2, 3 e voilà, secondo pannello già bello pronto e fatto. A questo punto voi direte il progetto è finito, basta cucire i 2 pannelli in questo modo, fare una bella cucitura dall'esterno, magari cucendoli dal rovescio, poi capovolgendo la borsa garantendoci un po' di spessore e la borsa è pronta. Anche qui a vostro gusto, ma io procederò con l'ultimo passaggio. Andrò a realizzare un giro borsa per la mia borsa Granny, perché io sono dell'opinione che se le cose si devono fare bene, piuttosto bene. Quindi io andrò avanti con il progetto, conferirò alla mia borsa un certo spessore che equivale praticamente a 6 cm e mezzo, ma secondo me anche un po' di più perché insieme poi lo vedremo. E come farò questo giro borsa? Ecco qua, realizzeremo proprio delle mini mattonelle, sono troppo graziose, col punto in rilievo. Bisogna fare soltanto 2 giri, nulla di così difficile, abbastanza facile da realizzare, però nel complesso comunque realizzare le piccole mattonelle, le altre mattonelle, curare tutti i minimi dettagli, chiaramente un po' di tempo ci vuole. E io penso di averlo ben speso, non solo perché sto condividendo questo video con voi, ma perché il risultato finale della mia borsa sarà sicuramente spettacolare, già vedo lungo. Ogni mattonella misura penso 6 cm, 6 cm e mezzo e ogni mattonella pesa 6 grammi. Uncinetto sempre numero 4. Andiamo a fare un anello, quindi avvolgo il filo tra le dita, già l'abbiamo visto poco fa, e iniziamo subito con una catenella. Ok, andiamo a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse, se preferite fate anche le 3 catenelle come vi viene meglio. Poi aggiungiamo altri 2 punti alti per un totale di 3. Come per quella triangolare, per ogni gruppo di 3 punti aggiungeremo 2 catenelle. E questo procedimento lo dobbiamo ripetere per 4 volte anziché per 3 volte come per il triangolo, perché chiaramente dobbiamo andare a formare un quadrato. E vado a chiudere nel primo punto alto. Anche qui andremo a fare il cambio colore. Utilizzo il mio colore di base. Prima fate passare l'asola dal punto e da quello che c'è sull'uncinetto, faccio la catenella, filo sull'uncinetto e procediamo con il punto alto in rilievo, quindi entro da dietro, prendo il filo, lo lavoro attorno al punto alto che ho al di sotto, chiudo le prime 2 e le altre 2. Poi nelle 2 catenelle, visto che andrò a fare l'ultimissimo giro, vado a realizzare un punto alto, una catenella, un punto alto, perché comunque è l'ultimo giro di rifinitura che mi servirà per assemblare una mattonella con l'altra. Andremo a fare sempre il giro di rifinitura di perimetro maglia bassa e io sicuramente ne farò 2 per riprendere un po' anche i 2 giri fatti sul pannello rotondo. Già sicuramente acquisirò 2 cm in più 6 arriverò a 8 cm di profondità. Dovete sempre calcolare questo, dovete comunque sempre tenere in considerazione che andando a fare il giro di perimetro qualche centimetro in più lo acquisirete sicuro. Anzi, scusatemi se durante questo video sto parlando un po' troppo, però vi sto dando tanti consigli e suggerimenti utili, sto condividendo anche con voi il mio metodo di lavoro. Sicuramente vi può servire questo, magari il video durerà un po' più a lungo, però preferisco che tutto sia chiaro qui. Anzi, fatemi sapere qui sotto con un commento se preferite che io sia un po' più sbrigativa e quindi dica lo stretto necessario, oppure vi sta bene così. Può essere che magari vi dà fastidio, cercherò di parlare un po' meno. Ecco, possiamo tagliare il filo e andare a fare l'asola di chiusura. Ok, perfetto, fatta la prima mattonella ne farete altre 9 se seguite il tutorial passo passo come me. Ora cosa bisogna fare? Bisogna congiungere mattonella per mattonella in questo modo. Dobbiamo fare una lunga fila
che rappresenterà il nostro giro borsa. Vi mostro velocemente, però questo passaggio lo faremo da sole, però passo l'uncinetto 3,5 o comunque numero 3, entriamo sempre nell'angolo, però da sopra prima, angolo, angolo, prendiamo il filo e procediamo. Quindi asola, asola e chiudiamo. Asola, asola, chiudiamo. Catenella di sicurezza, stacchiamo il filo, lo lasciamo lì senza preoccuparcene perché tanto col giro di rifinitura lo andremo a nascondere. Fatto questo, ripeteremo questa operazione per tutte le altre mattonelle finché non le avremo cucite tutte. Poi giro di rifinitura sempre allo stesso modo. Giro borsa completato, mattonelle tutte cucite tra loro e poi ho fatto i 2 giri a maglia bassa. L'unica differenza è che qui nella maglia bassissima della cucitura non ho fatto la maglia bassa. La maglia bassa l'ho lavorata soltanto nel primo angolo e nel secondo angolo, sia da questa parte che dall'altro lato. E poi negli angoli, anziché fare 3 maglie basse, ho fatto una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Vado nella prima maglia bassa e vado a fare un'asola di chiusura semplicissima. Blocchiamo pure il filo con un nodo e ci portiamo un pezzetto di filo proprio qui nella prima catenella dell'angolo, perché sbucheremo da qui per andare ad assemblare i 2 pezzi, quindi non è necessario staccare il filo e poi ricollegarsi nuovamente con un nuovo filo, basta fare in questo modo. Il giro borsa misura 56 cm. Tra l'altro volevo darvi un'idea, per esempio io qui ho applicato questo accessorio al centro, non è male, questo è il piedino che va inserito al di sotto del fondo di una borsa, no? Poi si aprono le alette e così la nostra borsa ha i piedini. Io questa volta ho pensato bene di utilizzarli come decoro. Alla fine non ci sta per niente male, vedete qui ho aperto le alette. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Tra l'altro ho anche le borchiette, sono un po' più piccoline, però sono nella variante argento se non erro, preferisco variante oro. Un dettaglio che male non fa sicuramente, quindi anche voi se avete qualcosina potete anche inserirla, anche un piccolo bottoncino bello colorato, non è male come idea. O anche un fiore all'uncinetto, vedete un po' voi. Se dovete foderare il progetto vi consiglio di farlo subito, potete scegliere 2 opzioni, o andare a foderare pannello per pannello, oppure potete prendere tutte le misure necessarie e se avete la macchina da cucire andare a cucire i 3 pezzi di stoffa e poi andarla a inserire all'interno, quindi avrete una fodera unica, che è quello che farò io, ma non adesso, in un secondo momento lo farò. Ho già preso tutte le mie misure utili, quindi in un secondo momento avvierò la mia macchina da cucire e andrò a realizzare la fodera in questo modo. Comunque in tutorial passati vi ho mostrato più volte come vado a realizzare una fodera io, che sia a pannello o che sia invece a sacchetto, ecco, per intenderci. Ok, perfetto, come avete visto ho imbastito in maniera grossolana il pannello tondo all'uncinetto con il giro borsa. Dunque io ho contato 6 maglie a partire proprio dal manico, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, le ho lasciate libere e ho iniziato ad assemblare i primi 2 punti, angolo giro borsa con il settimo tra virgolette punto del pannello. Stessa cosa qui ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi io prendo come punti di riferimento questi punti qui. Dicevo che se non desiderate questa apertura potete chiaramente aggiungere una mattonella in più, per cui poi alzerete un po' prima e alzerete un po' di più anche da quest'altra parte, in modo da avere anche qui coperto. Per me va più che bene così, sono soddisfatta. Poi tra l'altro qui ci andrà anche la chiusura, poi andrò a realizzare, come vi dicevo prima, una fodera a sacchetto. Penso anche di fare la coulisse, perché immagino questa borsa con coulisse. Continuiamo. Quindi sempre dall'esterno vado a cucire maglia per maglia e come notate tutte le maglie coincidono fra loro. Poi una volta
che arrivo al filo lilla, cosa faccio? Disfo qui e continuo piano piano a cucire. È un'operazione che comunque vi ruba pochi minuti, anche qui, massimo 5 minuti. Quindi continuiamo finché non arriviamo all'altra estremità dove bloccheremo l'angolo, come abbiamo visto all'inizio, 2 belle passate, poi nodino all'interno e disperdiamo bene il filo ed il gioco è fatto. Ok, perfetto, come notate ho cucito il tutto, i 2 pannelli da una parte, dall'altra parte, e questo qui è il risultato. Come avete visto, non ho parlato né di rete né di feltro per sostenere la borsa, perché nel mio caso non è assolutamente necessario. È stata realizzata in cordino, per cui già è rigida di suo. Se per esempio utilizzate lana o cotone, vi suggerisco vivamente qualora vogliate, è chiaro, però io vi do sempre dei suggerimenti, vi suggerisco di irrigidirla, dare un sostegno o con il feltro, quindi andate a ritagliare 2 cerchi di feltro e una striscia di giroborsa, oppure la rete, sia per il giroborsa che per i 2 pannelli tondi. Sì, lo so, i pannelli sono tondi, però comunque esistono dei supporti di rete perfettamente tondi. Adesso parliamo della chiusura. Io, come vi dicevo prima, andrò a realizzare una fodera con coulisse, quel tipo di fodera dove vai a tirare i laccetti e la borsa si chiude da sé. Ho realizzato 2 progetti in questo modo, quindi se volete prendere un po' di ispirazione e soprattutto le principianti vogliono capire il meccanismo, potete andare a recuperare quei video lì, casomai ve li lascio nella i qui in alto e sotto al video nell'info box. Come sempre potete sempre optare per i nostri amici bottoni magnetici. Io vi suggerisco di inserire in questo caso quelli che presentano i 4 fori. In questo modo prendete ago e filo e sulla fodera, sulla stoffa, andate direttamente a cucire. Come notate io ne ho di 2 tipi, perché per mostrarvi, per farvi la dimostrazione, utilizzerò metà nella variante argento, ecco qui, mentre come altra metà utilizzerò quello nella variante oro, che praticamente ha una sorta di bottoncino, quindi si va ad inserire, penso a pressione, sì, facendo una leggera pressione si inserisce questa sorta di bottoncino che fungerà praticamente da dettaglio in più sulla parte esterna della nostra borsa, ed è quello che farò io insieme a voi. Io vi suggerisco di tenerli a casa questi bottoncini così, perché sono davvero utili. Viene fornita anche l'altra metà, quindi in questo caso questa qui, e ha le alette e la sua griglietta. Penso siano abbastanza comodi e pratici. Poi tra l'altro io sto utilizzando 2 varianti, argento e oro. Sì, diciamo, potreste dire che senso ha, invece un senso alla fine ce l'ha, perché comunque ho utilizzato tante varianti di colore, quindi dalle tonalità calde sono passata alle tonalità fredde, quindi perché no? Perché non giocare anche con le varianti dei nostri accessori, oro e argento? Ovviamente questa sarà una dimostrazione, perché io, come vi dicevo, andrò a fare una coulisse, però dai, vediamo insieme, magari per le principianti può essere utile. E poi tra l'altro vi mostro anche, vedete con i vostri occhi, il risultato finale di questo bottoncino così, che è molto molto carino, anche da utilizzare per delle pochette, perché no? Trovate comunque sempre questi accessori sullo shop online di Tre Sfere Filati, magari vi lascio tutti i link giù nell'info box. E questo qui è il risultato finale della chiusura del bottoncino. Alla fine non è nemmeno male inserire una coppia di bottoni magnetici, perché poi alla fine la borsa, vedete, non è così aperta come può sembrare. Io l'ho imbottita un po' all'interno per darvi l'idea appunto di quanto è grande, di quanto è capiente e di come comunque non è poi così aperta. Basta applicare una chiusura qui e sta perfettamente chiusa e anche in piedi, direi. E questo qui è il risultato. Che dirvi, come primo progetto non male, sono molto soddisfatta, sono troppo felice di aver condiviso questo progetto un po' speciale anche con voi. Adesso vi do anche le misure, io spero comunque che vi piaccia, ecco, volevo dirvi questo. Chiaramente vi aspetto giù nei commenti, è inutile ricordarvelo, no? Alla fine questa borsa così imbottita misura 29 cm, quindi abbiamo un diametro da 29 cm
Poi tra l'altro abbiamo una bella profondità, guardate, chiaramente abbiamo profondità anche sui pannelli tondi, perché essendo tondi comunque fanno un po' l'effetto palla, non so se rendo l'idea, che non è male, è troppo graziosa, mi piace tanto. Comunque abbiamo una profondità di 9 cm e mezzo addirittura, quindi non male davvero. Io spero anche di non avervi appesantito troppo con le mie chiacchiere e spero che abbiate apprezzato tutti i suggerimenti e consigli utili che vi ho dato durante tutto il tutorial. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine di questo primo tutorial, di questo primo progetto. Io sono molto entusiasta come sempre, spero lo siate anche voi. Fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto, lasciate un bel pollice all'insù a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, seguitemi sui miei social Facebook ed Instagram per non perdervi tutte le prossime novità, i vari contenuti, le varie storie, post. Mandatemi anche i vostri progetti realizzati con i miei video, in questo modo vi ricondividerò appunto sulle storie di Instagram. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento rimango disponibile qui sul canale tramite i social Facebook ed Instagram e anche tramite email. Bene, a questo punto possiamo anche chiudere il video di oggi. Io vi ringrazio, spero di non esservi mancata troppo, però comunque sono ritornata, riprenderà la programmazione settimanale del venerdì. Chi lo sa, magari durante la settimana potrebbero esserci altri video, massimo 2 video a settimana, io non lo so, non vi posso promettere nulla. In ogni caso, se dovesse esserci un contenuto in più, io prontamente vi avviso, come faccio di solito, tramite un post qui sul canale o sui vari social. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!